Ciao ragazzi, oggi parliamo di Pawel Jablonski, uno dei più forti bodybuilder dell'Europa orientale negli anni 80-90. Un atleta che ha gareggiato con successo in un'epoca in cui gli sport occidentali erano disapprovati dal blocco comunista. Un campione che, sebbene non abbia vinto nessuno dei massimi titoli, viene ricordato ancora oggi per la straordinaria condizione che riusciva a portare sul palco e la ferrea disciplina che lo ha sempre contraddistinto. Enjoy! Pawel Jablonski, detto Zablo, nasce il 24 gennaio 1963 a Borky Mikuláš, nell'allora Repubblica Cecoslovacca. Cresciuto in una zona rurale, sin da ragazzino Pawel è molto attivo fisicamente, sia nello sport col giavellotto, il calcio, lo strongman, che nelle attività quotidiane, quando taglia la legna per riscaldare la casa o lavora con la vanga nei campi. Ma la vita in campagna non lo soddisfa. La sua passione sono gli aeroplani. Sogna di diventare un pilota e si iscrive alla scuola militare. Di quel periodo Pawel ricorda: Sono diventato un soldato e ho accettato di addestrarmi per uccidere altre persone. Ho lasciato che mi facessero il lavaggio del cervello. Era difficile. Ci lasciavano tornare a casa solo 2 volte l'anno. In una stanza dormivano 24 ragazzi e i nostri superiori trovavano sempre qualche motivo per sgridarci. Di notte tutti piangevano nei piumini, me compreso. Ripensandoci oggi, penso che sia stato un errore. D'altro canto mi ha dato la disciplina, perché ho iniziato ad andare in palestra. Per la prima volta a 17 anni ho preso in mano un mucchio di ferro e mi sono sentito a casa. dopo la scuola, come soldato professionista, non diventa un pilota, ma un meccanico responsabile della riparazione e manutenzione di 2 aeroplani e nel tempo libero, in segreto, si allena in palestra alle 4 del mattino. Così, pian piano, comincia ad accumulare conoscenza su allenamento e dieta. Visti i notevoli risultati ottenuti in palestra, Pawel si lascia convincere e comincia a gareggiare. E ben presto viene licenziato dall'esercito, perché il regime teme che come atleta internazionale possa avere pericolosi contatti con l'Occidente. Comunque come bodybuilder ha successo e non molla. Nel 1987 vince sia il campionato della Cecoslovacchia che i campionati europei e mondiali nella categoria dei pesi medio-massimi, sotto i 90 kg. Solo un anno dopo, nel 1988, vince i campionati mondiali come peso massimo e conquista la Pro Card IFBB. Debutta come professionista nel 1989. È l'inizio di una carriera agonistica che durerà oltre 20 anni, vedendolo impegnato sui palchi di gara in decine di competizioni ai massimi livelli internazionali, con un peso in gara fra i 95 e i 106 kg per 1,73 m di statura. Fra i risultati più prestigiosi ricordiamo le 6 partecipazioni al Mister Olympia, dove comunque, nonostante l'ottima condizione portata sul palco, non è mai riuscito ad andare oltre l'11° posto, conquistato nel 2004, e le 3 vittorie ottenute rispettivamente al Toronto Pro IFBB del 1999 e al Grand Prix dell'Ungheria nel 2003 e 2004. Concluderà la carriera agonistica a 48 anni nel 2011, anno in cui arrivò nono al Master Pro World IFBB. Ma Pawel era ed è un bodybuilder nell'anima e ancora oggi, ad oltre 60 anni, continua ad allenarsi e a tenersi in forma nella sua palestra a Olomouc, nella Repubblica Ceca, dove svolge attività imprenditoriale e di personal training. Sul piano privato ricordiamo che è stato sposato, ha 2 figli, un ragazzo e una ragazza, e ora convive con una nuova compagna. In palestra Pawel si allenava 6 giorni a settimana, seguendo una routine ad alto volume nella quale eseguiva 20-30 serie per gruppo muscolare, suddivise in 4-5 esercizi da 4-5 serie ciascuno. Lo vediamo in azione mentre si allena intensamente in preparazione alle gare. Gli esercizi erano eseguiti in modo piramidale, aumentando il peso serie dopo serie. Cominciava con un set da 15 ripetizioni per scaldarsi bene e proseguiva diminuendo le ripetizioni per finire con una serie da 6 ripetizioni. Dal punto di vista alimentare, Pawel adottava una dieta alta in proteine, moderata nei carboidrati e con pochi grassi, e grazie alla grande disciplina riusciva ad ottenere una condizione di gara caratterizzata da una definizione impressionante, tanto che Milos Sarcev arrivò a soprannominarlo il bodybuilder dei bodybuilder, perché era un atleta con un fisico e una condizione che la maggior parte dei bodybuilder inseguivano, e una disciplina ferrea. Tady pozor na chrbát.
Riassumendo, Pawel Jablonski è stato un grande campione del blocco orientale che ha avuto modo di calcare i più prestigiosi palchi internazionali. Un atleta di grande esperienza che ha vissuto il bodybuilding vedendolo evolvere dagli anni 80 fino ad oggi, maturando la convinzione che le cose siano peggiorate negli ultimi anni. Riporto le sue considerazioni al riguardo. Ho iniziato in un'epoca in cui l'estetica dominava il bodybuilding. I campioni sembravano cavalli da corsa, ma col tempo il desiderio ci è spostato verso la massima massa possibile. Se avevi una circonferenza di 50 cm tra bicipiti o polpacci, eri solo un principiante. Ai miei occhi è cambiato in peggio, trasformandosi in assoluta innaturalità. Adesso vedi i campioni sulle copertine delle riviste e non hanno un aspetto piacevole. Non puoi ammirarli, non è possibile che tu voglia diventare così. Lo dico da persona che ama questo sport ed era al top nei primi anni 90. Ho cercato di rappresentare il bodybuilding come una cultura. In Europa non c'era nessuno migliore di me. I miei poster erano appesi alle pareti di quasi tutte le palestre, non solo nella Repubblica Ceca e in Slovacchia. La gente mi ha riconosciuto alle Bahamas, sulla spiaggia, in Messico, al Louvre in Francia. È stato bello. Alcuni potrebbero tacciare queste considerazioni come il pensiero di un vecchio nostalgico che rimpiange la sua gioventù ormai passata, ma in realtà è una riflessione che deve far pensare. Decisamente i tempi sono cambiati e non necessariamente in meglio. Ciao, alla prossima!